Buongiorno a tutti. Oggi è una giornata per me veramente molto molto speciale. Siamo qui con Elisabetta, che già conoscete, ed è qui perché ha voluto fortemente questo progetto di cui adesso parleremo, e siamo qui con l'amico Davide, il dottor Davide Bolognesi, che è stato il senior editor di questo libro, L'ultimo arrivato, e lui lo conosce a memoria perché ha seguito veramente tutte le operazioni, perché è un libro complesso che per me in realtà più che un libro è come dire una somma di emozioni, perché è un libro, come vedete, fatto con Erich von Däniken, il pioniere, l'autore di Chariots of the Gods, colui che da 60 anni gira il mondo alla ricerca delle tracce delle antiche civiltà, e quindi per me veramente questi 2 anni sono stati 2 anni di lavoro e di emozioni, di viaggi in Svizzera, ospite di Erich von Däniken, che ha messo a disposizione di questo libro tutta la sua esperienza e tutta anche la sua documentazione, perché questo libro è anche pieno di immagini, tutte immagini che arrivano dall'archivio di Erich von Däniken. E quindi io sono veramente il più emozionato anche per l'amicizia che si è stabilita con questo pioniere, lo ripeto, questo pioniere degli studi nell'ambito delle ricerche parallele, chiamiamole così perché non mi piace usare il termine alternative. Detto questo, io lascerei la parola, se vuoi, Elisabetta. Anch'io mi aggiungo a questo ringraziamento per la collaborazione a Erich von Däniken, che giunge a questo lavoro un po' come coronamento di tutta una carriera di grandi, grandi pubblicazioni che sono state accolte nel mondo con enorme successo e in tempi che hanno decisamente anticipato quello che ora vedete continuamente a nome di grandi autori come Graham Hancock, ad esempio. Quindi grazie Eric innanzitutto. Sono qui anche per ringraziare il nostro senior editor della casa editrice Tuti, che è appunto Davide Bolognesi, il quale ha curato tutta la traduzione dall'inglese del contributo di Eric von Däniken e dopodiché, insomma, ha uniformato i testi facendo un editing, a mio giudizio, perfetto, vero Mauro? Certo, abbiamo voluto veramente fare un'opera molto ben fatta anche dal punto di vista dell'editing, e ci siamo riusciti, lo devo dire, ci siamo riusciti grazie a Davide. Sì, anticipiamo solo che questo libro uscirà a breve anche nella versione inglese, curata da Davide Bolognesi insieme al traduttore. Quindi grazie ancora Davide. Allora, Davide, cosa abbiamo combinato qui? Cosa abbiamo fatto in questo libro? Beh, intanto Mauro, grazie anche per la presentazione, grazie Elisabetta. Questa per me è stata un'opportunità molto bella, devo dire, sono emozionato anch'io quando un paio di giorni fa, insomma, mi è arrivato il libro, ero molto molto contento perché questo è stato un progetto che ha richiesto mesi, anni di lavoro. L'ho visto nascere, l'ho visto crescere, è stato uno scambio continuo sia con Mauro che con Eric, con i testi, con la collocazione dei testi, con il labor lime, che è sempre stato molto faticoso ma importante, perché ci tenevamo, ecco, a confezionare insieme agli autori, ovviamente, a cui io andavo a ruota, un libro che portasse delle novità anche, insomma, nel dibattito, come ha detto Mauro prima, un po' delle ricerche parallele, no? Sicuramente sia tu, Mauro, che Eric siete nomi, personalità conosciute in questo campo, però devo dire che questo è un libro completamente nuovo. La prima cosa che mi piace notare di questo libro, non so se tu sei d'accordo con me, Mauro, ti voglio lanciare un po' questa riflessione, è il fatto che, avendo letto molti altri dei tuoi libri, ho sempre notato, come dire, un certo movimento centripeto, cioè convergente verso un particolarismo che era il particolarismo israelitico, ebraico, sulla Bibbia, appunto. E ovviamente anche in questo libro si parla tanto di Bibbia, si parla di Abramo, di Salomone, di Ezechiele, però ha un movimento completamente diverso dagli altri, cioè è un movimento centrifugo che va verso il fuori, che si incontra soprattutto con le altre culture. Quindi, partendo sempre da una riflessione intorno alla Bibbia,
si arriva poi a parlare di letterature e di culture antiche diverse da quella semitica e israelitica antica. Si parla del libro dei morti, si parla del Mahabharata, del Ramayana, del Bhagavad Gita, si parla del Kebra Nagast, l'epica fondativa del popolo etiope. Ecco, quindi ti vorrei chiedere come prima cosa di dirci qualcosa di più, secondo me, su questa impostazione che io trovo molto interessante. Sì, guarda, sono d'accordo con te. In effetti, anch'io questa volta, diciamo, sono uscito da quei paletti che mi sono messo nel 2010, quando ho iniziato questo mio lavoro. Ho detto parlo solo di Bibbia. E qui si parla anche di personaggi biblici per la prima volta, per esempio, io non ho mai parlato di Salomone, della regina di Saba, delle cose interessanti che ci sono dentro, ad esempio il Kebra Nagast che tu hai citato, ma siamo andati molto oltre con Eric. Siamo andati alle origini che possiamo definire comuni, pur nelle differenze culturali dei vari popoli, alle origini comuni delle religioni, approfittando del fatto appunto che Eric ha girato il mondo e quindi ha una documentazione ricchissima. E la cosa che mi ha quasi commosso quando prima di iniziare questo lavoro nel suo studio lui mi ha fatto vedere tutta la documentazione che ha e mi ha detto è tutto a tua disposizione ed è una cosa di una ricchezza quasi infinita ciò che possiede Eric von Däniken. E quindi effettivamente questa volta anch'io ho spaziato, veramente come hai detto tu, è un libro caratterizzato da una sorta di spinta centrifuga che è andata al di fuori dei miei soliti canoni, ma con molto piacere, quindi per questo per me anche è stata un'esperienza completamente nuova, insomma. Ho già ringraziato Eric, ma davvero con noi nei nostri numerosi viaggi a Interlaken, dove lui vive, ci ha fatto sentire a casa, aprendoci un archivio con migliaia e migliaia di immagini che lui ha scattato personalmente negli anni 70, quando veramente rappresentava, diciamo, una rottura con quelli che erano allora i dogmi della storia e dell'archeologia. Da lì è iniziato un dialogo, è iniziato anche un dibattito a livello accademico, perché comunque lui ha gettato un masso, direi, non un sasso, nello stagno, in uno stagno quiescente. E quindi è stato davvero emozionante, essere nel suo studio e condividere con lui tutte le sue fatiche del passato. Sì, tra l'altro questa cosa anche del rapporto con l'accademia lo trovo molto interessante e questo, se posso dire, è anche un altro aspetto di novità di questo libro che ho notato rispetto a Mauro e ai tuoi precedenti, è anche l'aspetto un po' del tono, un po' più polemico rispetto a quelli precedenti che invece cercavano un po' più di assecondare un certo tipo di dialogo, ma questo è anche, stato anche dovuto al fatto che appunto le polemiche sono poi venute dall'esterno di fronte alla pubblicazione dei tuoi libri, dei tuoi lavori, anche quelli di Eric, anche lui ha dovuto subire delle critiche molto pesanti che spesso si riducevano poi ad accuse, come dire, a etichette, però ho notato che c'è questa tendenza in questo libro a rispondere in maniera un po' più assertiva, un po' più decisa a un certo tipo di critica che vi viene fatta, cioè di antiscientificità. Ecco, mi sembrava giusto notare questa cosa, non so se vuoi dire qualcosa. Poi ti chiedo scusa, Mauro, ma veramente è così ricco questo libro che poi i discorsi ti portano lontano. Cosa ne pensi, diciamo, di questa cosa qui? Ma sai, il fatto è che prima parlavo di paletti che mi ero messo da solo e quindi rimanevo all'interno di quello che era lo scritto biblico. Poi, trovandomi ovviamente di fronte a questa ricchissima documentazione che mi ha ulteriormente aperto gli occhi, mi è diventato anche più facile, come dici tu, diventare più assertivo perché di fronte a certa documentazione, di fronte a certe immagini, di fronte anche ai racconti di Eric, dei suoi viaggi e dei suoi incontri con l'accademia, di cui anche lui parla in questo libro, dei vari incontri che lui ha avuto con professori universitari
in tutto il mondo, andiamo dall'India al Sud America, insomma, con i quali lui ha confrontato quelle che erano le evidenze che lui notava durante i suoi viaggi, e ci sono appunto le testimonianze anche di questi accademici che di fatto, come dire, confermano tutta una serie di aspetti o che hanno comunque avuto il coraggio di dire, beh, qui non sappiamo, invece di inventare le solite spiegazioni che inventano pur di dare una spiegazione che corrisponda alla loro visione della storia. Qui viene fuori un discorso che ci fa capire che la storia è tutta da riscrivere, no? Se già pensavo prima che la storia fosse da riscrivere, adesso ne sono assolutamente straconvinto, cioè ne sono certo, assolutamente certo. E questo grazie proprio a questa esperienza di questi 2 anni. Qui tu sei riuscito a mettere assieme il lavoro di una persona come me che ha lavorato, diciamo così, sempre sui libri, e il lavoro di una persona che invece ha lavorato sul campo, ha passato la vita a girare il mondo. E quindi abbiamo messo assieme delle tesi teoriche con delle affermazioni invece supportate dalla concretezza di ciò che lui ha visto e di ciò che lui ha documentato e di ciò che lui ha sentito anche sia, come dice, dagli cosiddetti anziani del posto, sia da accademici. Leggere, per esempio, che nel Corano c'è un'affermazione che corrisponde alle credenze di un popolo che con l'Islam non ha niente a che vedere, cioè lontano 1000 miglia dall'Islam. Ecco, queste sono cose che mi hanno fatto un grande piacere perché sono ulteriori conferme di una visione che va assolutamente ampliata, ecco, che deve essere appunto centrifuga, come dici tu. Veramente gli stimoli sono tantissimi. Allora, fammi dire, anzitutto ricollegandomi anche a quello che ha detto Elisabetta prima, che Eric ha avuto la possibilità nei suoi viaggi decennali di visitare luoghi, posti che oggi sono inaccessibili o sono chiusi, quindi ha avuto la possibilità anche di documentare, fotografare. Nel libro abbiamo inserito alcuni resoconti suoi viaggi che sono davvero interessanti, in Yemen, a Petra, in Africa, in Mali, e l'ultimo capitolo che è dedicato alla tribù dei Dogon che diciamo avevano delle conoscenze astronomiche incredibili e sorprendenti, su cui magari poi possiamo dire qualcosa dopo, però ecco, volevo sottolineare il fatto che in questo libro ci sono questi resoconti, come hai detto tu, di viaggio di Eric, che sono molto interessanti e li abbiamo in qualche modo coordinati invece con un approccio più testuale, filologico, di studio classico, accademico direi, e con tutto un apparato molto folto anche di note per chi vuole poi cimentarsi e andare a controllare i riferimenti, eccetera. Questo mi sembra molto interessante da dire, anche perché, siccome appunto prima abbiamo parlato anche di questo scontro che a volte si verifica con chi proviene da un mondo accademico e trova poco sostanziate certe congetture, ricordiamo che la congettura è ciò che manda avanti anche il discorso scientifico. Non si può fare discorso scientifico senza farsi delle domande e partire dalle congetture. Sì, le ipotesi sono fondamentali, sono necessarie ovviamente, no? Per andare avanti, come dici tu, bisogna fare delle congetture, fare delle ipotesi e poi andarle a verificare. Qui abbiamo appunto le verifiche fatte da Eric von Däniken sul campo. Lui ha potuto, nei suoi decenni di viaggi per il mondo, alle volte visitare dei siti prima ancora che ci arrivassero gli archeologi. Quindi tutto questo arricchisce questo libro, questo lavoro, e è uno degli elementi che lo ha reso non facile, ma che ha reso contemporaneamente molto soddisfacente il risultato. Qui voi avete messo in luce che gli scienziati che pubblicano su Nature, quindi riviste prestigiose di una sicura patente scientifica, che effettivamente non si riesce a spiegare come mai in una certa zona della Valle del Giordano si trovi una devastazione che ha lasciato ancora tracce nella distruzione, per esempio, delle case, nella vetrificazione delle pietre, nella dissoluzione degli scheletri dei cadaveri e degli animali che sono state trovate lungo le strade di queste città distrutte. E la cosa interessante è che questi scienziati arrivano alla conclusione, su un articolo su Nature che è stato citato nel libro, che quella
tipo di devastazione è assolutamente compatibile con un'esplosione atomica. Arrivano però poi a escludere questa possibilità semplicemente perché dicono che il sito è troppo antico. Ha fatto molto ridere questa cosa perché mi sono interrogato sul metodo, visto che si parla spesso di metodo scientifico, su quale metodo possa esserci in questa riflessione di escludere a priori una possibilità che invece spiegherebbe tante cose, semplicemente, aperte le virgolette, per l'antichità del sito. Mi sembra una cosa assurda, che ne pensi? In effetti ha fatto sorridere anche me, proprio questo tipo di affermazione, come dire, questa situazione ha tutte le caratteristiche tipiche di un certo tipo di evento, ma non è possibile semplicemente perché è antico. Ma allora dobbiamo metterci d'accordo, cioè voglio dire, se questo che vediamo corrisponde esattamente ad una certa situazione, la vogliamo prendere almeno scientificamente, ipoteticamente in considerazione? Ma anche perché non solo ne troviamo la documentazione, ma anche perché ce le raccontano gli antichi. Quindi abbiamo in molti casi un doppio tipo di testimonianza. E invece purtroppo qui i pregiudizi in taluni casi prevalgono ancora, per cui una cosa che ha testimonianze sufficienti per essere almeno ipotizzata vera viene esclusa a priori. Questo nel libro viene messo in evidenza che Erich von Däniken ha viaggiato il mondo alla ricerca e allo studio e alla documentazione di queste situazioni e questo è secondo me fondamentale. E io capisco che certe carriere sono costruite su un certo tipo di conoscenza e che quindi rimetterla in discussione può essere molto più che fastidioso. Però c'è una parte almeno dell'accademia, quella più giovane, che comincia ad aprire un pochettino gli occhi e a farsi delle domande e a dire ma qui insomma ci vogliono altre spiegazioni perché quelle tradizionali non sono soddisfacenti, nel senso che quelle tradizionali non sono in grado di spiegare ciò che vediamo e ciò che gli antichi ci hanno raccontato. Sì, perché una delle cose veramente interessanti, che poi è uno degli architravi di questo lavoro, è proprio il fatto che tutte le culture antiche a livello globale, quindi una prima forma di globalizzazione, veramente anche difficile da spiegare, visto che non c'erano, come dire, le strutture materiali della globalizzazione di oggi, tutte le culture antiche a livello globale raccontavano le stesse cose, cioè di esseri discesi dal cielo che scendevano in una certa forma, quindi si parla anche tanto del Kavod, quindi fuoco, fiamme, terremoti, nubi, cioè gli elementi sono sempre uguali che ritornano in tutte le culture antiche. Sì, esatto, anche perché poi se invece quelle antiche culture magari nei testi fanno dei resoconti della loro attività quotidiana, pensiamo ai Sumeri quando ci raccontano le scritture riguardanti, che so, i tipi di raccolto, le quantità, le vendite, le transazioni commerciali, eccetera, tutte quelle le riteniamo vere senza problemi. E poi invece a priori andiamo ad escludere ciò che non ci piace. E invece la fortuna di lavorare con Erich von Däniken è proprio quella di lavorare con una persona che ha visto personalmente tutta una serie di situazioni che non sono spiegabili, o meglio, che sono spiegabili se si accetta ciò che quegli stessi popoli antichi hanno raccontato e in molti casi hanno scritto con dovizie di particolari. Eric cita studiosi sudamericani, cita studiosi asiatici, accademici che lui ha incontrato e che in alcuni casi almeno hanno avuto il coraggio di esprimere il dubbio, come dire non è possibile che quelli a quel tempo abbiano fatto queste cose e quindi bisogna ipotizzare altro. Quindi la fortuna di Erich von Däniken è stata quella di avere questa intuizione negli anni 70 addirittura e personalmente si è recato e ha documentato tutti questi siti. Veramente grande merito a quest'uomo quando aveva tutti contro. Tuttavia,
milioni di lettori hanno potuto apprezzare le sue riflessioni. Tra l'altro è veramente straordinario che queste accuse venissero proprio dagli archeologi, una disciplina nata fondamentalmente nella fine del Settecento e nell'Ottocento, che è sempre stata etnocentrica, europocentrica, occidentale-centrica, verrebbe da dire da che pulpito viene la Certo, predica. certo, Esatto. e quindi bisogna andare avanti. Tra l'altro, ogni volta che guardo l'ultima di copertina, ti dico, mi viene la pelle d'oca nel vedere la mia foto vicino alla sua, è un qualcosa per me di impensabile quando ho iniziato a fare questo lavoro. La casa editrice Tutti è talmente determinata che voleva arrivare a Henry von Däniken e ci siamo arrivati e abbiamo avuto il grandissimo piacere di sentirci immediatamente in famiglia. Conosceva i lavori di Mauro. In Germania anche e nella Svizzera tedesca dove lui vive sono molto conosciuti, sono stati tradotti. Quindi ha avuto grande piacere di incontrarci e di iniziare questa collaborazione. Fantastico, no, colgo l'occasione anch'io per dire che comunque una casa editrice come tutti che si impegna in un lavoro di questo tipo è veramente una cosa straordinaria per l'intenzione della cura editoriale che c'è, per il progetto veramente alto e per la libertà che poi lascia agli autori. Sono libri molto rischiosi. E però io, diciamo, avendo avuto la fortuna di averlo avuto tra le mani prima della pubblicazione, posso dire che è un libro veramente straordinario che vale davvero la pena di avere, di leggere. E la confezione stessa, devo dire, è particolarmente bella, mi piace davvero tanto anche la copertina, la scelta dei colori. Per questo ringraziamo naturalmente il nostro grafico e collaboratore a 360 gradi che è Simone Brucato. E volevo richiamare l'attenzione sul titolo, perché purtroppo è veramente azzeccato, cieli in fiamme, abbiamo visto in questi giorni anche alla televisione, letteralmente i cieli in fiamme, perché insomma nel momento in cui stiamo registrando questo breve video è scoppiata una nuova guerra, l'attacco di Israele all'Iran, l'antico impero persiano, eccetera. Costa rilevare che 3000 anni dopo quello che racconta la Bibbia, cioè di una Medio Oriente infiammato da guerre, non abbiamo fatto passi avanti, non è cambiato nulla. Esatto, difatti quando seguo i resoconti di questi giorni viene evocata spesso la guerra atomica, no? Viene evocata spesso, viene evocata per esorcizzarla. E mi vengono in mente i racconti degli antichi, per esempio dei Sumeri, che prima di usare le armi del terrore fanno una sorta di concilio tra i grandi capi per avere il permesso di usare queste armi del terrore e poi ne diventano loro stessi in parte vittime, tant'è che devono fuggire, devono lasciare il territorio nel quale stavano perché loro stessi dicono non pensavamo che questo vento del male, cioè quindi questa conseguenza dell'uso di queste armi, potesse arrivare fino a qui. E poi c'è tutta la tecnologia. Tu prima hai citato il Kebra Nagast, nel quale ci sono delle affermazioni che lasciano stupiti quelli che assolutamente escludono ogni possibilità di tecnologia nell'antichità, ma invece non lasciano stupite persone che con la mente aperta dicono perché no? Perché non può essere possibile? Di nuovo, ecco, torniamo su questo doppio piano, perché da una parte ci sono gli archeologi o i viaggiatori come Eric che vanno sui siti e trovano delle cose, quindi i segni di questo antico passato sono nella terra, e però sono anche nella letteratura. E voi veramente in questo libro avete preso in considerazione non solo, come al solito, la Bibbia, di cui tu ti sei occupato tanto e ti occupi ancora qui approfondendo, ma anche le altre letterature. E a questo proposito, visto che tu hai parlato del vento del male, di quanto sta succedendo in quella regione, se c'è un motivo veramente importante per avere questo libro è che i capitoli finali sono strepitosi, cioè la ricostruzione di quello che è successo in quella regione attraverso la lettura delle antiche fonti sumero-accadiche, le varie lamentazioni di Sumer, lamentazioni di Uruk, eccetera, è veramente straordinaria e a parte che è di un'attualità strabiliante, ma fa venire i brividi, cioè dicono cose del tipo non si era mai vista una cosa del genere,
descrivono con dovizia di dettaglio proprio gli effetti di questo vento del male, e fatto in questo modo, così filologicamente corretto e citato, devo dire che non l'ho mai visto da nessuna parte, è veramente straordinario, consiglio a tutti, diciamo, la parte finale di capitoli che sono il vento del male, eccetera. Gli ultimi 3 capitoli che anch'io vi invito a leggere, perché la storia ci può davvero aiutare a vivere il presente, a comprendere meglio le dinamiche anche geopolitiche di guerra che in questo momento si stanno sviluppando, ma noi non ci lasciamo spaventare ed arriviamo all'ultimo capitolo che si intitola Verso le stelle. Ci piace concludere questo libro assumendo la prospettiva di chi guarda in alto, di chi non si lascia impantanare in un orizzonte terrestre, ma ha il coraggio, come fece Galileo, di rivolgere il proprio sguardo verso lo spazio, verso le stelle. E quindi con questo vi ringrazio. Bene, allora grazie amici che ci avete ascoltato, grazie Davide. Io ringrazio tutti i lettori a nome di Tutti Edizioni, ci state veramente gratificando moltissimo in Italia e nel mondo. Presto avremo anche un'edizione in spagnolo, un'edizione in francese di alcuni dei nostri libri e quindi ci state già aiutando leggendo i nostri libri, acquistandoli, consigliandoli ai vostri amici e spero che in quest'estate calda, ma calda veramente in tutti i sensi, potremo farvi compagnia. Con i cieli in fiamme, Però è ahimè. così. Grazie, a presto. Grazie, Ciao, grazie, Davide. arrivederci. Ciao, Ok. ciao. Ciao.